Ciao a tutti amici e amiche del canale e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi sono ospite alla scuola di volo Santa Lucia di Cizzago, tra Bergamo e Brescia, e recentemente questa scuola di Cizzago è stata presa da questi miei due amici che adesso vi presento da gennaio 2026 per rinnovare un pochettino la scuola di volo e il volo qua anche in Lombardia. Vi presento Luca Zigliani, Paolo Salvadori. Paolo l'avete già visto nel video dietro a me del Revo. Lascerei la parola a loro per descrivere un pochettino quella che è la scuola di volo, che cosa fanno, con che mezzi volano e quali strutture hanno. Nel gennaio 2026 io e il mio amico Paolo abbiamo deciso di acquistare la scuola, rinnovandola completamente, cercando di avere una visione più lunga al futuro. Abbiamo inserito nel corso di volo non solo con l'aeroplano ma anche l'autogiro e a breve gli elicotteri. Ok, elicotteri, quali tipi di elicottero? Elicottero sarà un Lamanna, l'Escape Lamanna, motorizzato, motore 916. Perfetto. Con che aeroplani viaggerete qua con la scuola di volo? Adesso questo qua è il tuo? Sì, questo è il mio. Questo è il P92, l'aereo della scuola, un aereo basico, anche se ha una strumentazione avanzata, monta il paracadute balistico. Ok, quindi è basico come matricola o proprio avanzato? È basico come matricola, ma la strumentazione è glass cockpit. Ok, perfetto, ok. È dotato, come dicevo, di un paracadute balistico ed è l'aereo scuola per eccellenza. Okay. Invece da questa parte è un ELA Revo. Sì, però per la scuola userete un Eclipse 10, quindi motorizzato 914, insomma. Quindi, e a breve una novità, arriverà una new entry, un BRM Citius. Ok, ma questo è già dentro la scuola? Questo è già dentro la scuola, sì, ok, sì, quindi chi vuole venire a iscriversi adesso alla scuola di volo può volare con il P92, poi ci sarà anche il Citius, che ricordiamo è sempre un'ala alta, molto comodo, addirittura c'è i sedili sparco, cioè è molto carino, è molto comodo, è molto spazioso, e ve lo dico io che sono alto 1,86 m, ci stavo perfettamente bene. Chi vuole venire alla scuola a volare
lo può fare direttamente con un P92 che mi dicevi anche Grass Cockpit. Ah, bene, con il Diamond Avionic, perfetto. Piccolo iPad, strumenti di backup, molto, molto carino, molto lineare, Tenuto benissimo. molto lineare, tenuto benissimo. Qui si farà VDS basico, avanzato anche. Si farà tutto dal basico all'avanzato. Quindi anche fonia, Esatto, tutto facciamo anche la quanto, fonia, sì. cose? Sky Demon, di tutto. Ah, Sky Demon pure. Sì, anche corsi a simulatore per gli assetti inusuali, l'entrata in nube, Ok. evitare di entrare in nube, ok? Così. Il passaggio da analogico a digitale. Ok. E Che adesso ormai è molto importante, Esatto. perché anche a livello di human factor ormai tutti i piloti vogliono avere cavolo di Garmin Esatto, ormai G3X. volano, gli aeroplani escono tutti Ormai- equipaggiati di esatto. Garmin 1000 G3X. 1000 G3X, Esatto. autopilota, robe del genere. Ecco, allora, ricordiamo VDS basico e puro divertimento, quindi è proprio il primissimo step Sì. per ovviamente per prendere l'attestato. Poi se si vuole fare carriera ci sarà il PPL, la TPL e quant'altro. Quindi questo è un brevetto, un attestato, forse poi l'Aeroclub dice che forse si chiamerà. In realtà con un VDS, con un attestato avanzato, qualche ora di volo viene conteggiata per la licenza PPL. Per la licenza PPL, certo, però è tutto un divenire, anche perché l'Aeroclub Esatto. sta incominciando a mettere mano al DPR 133. Una potenziale persona che vuole venire qua a volare, che cosa deve avere come requisiti? Oltre ovviamente la voglia di divertirsi e volare, insomma. Esatto, sono assolutamente d'accordo. I requisiti sono l'età minima di 16 anni con il consenso dei genitori, una visita medica per il volo da diporto sportivo, che non è nient'altro che una visita medica sportiva, e il nulla osta della questura Perfetto. del paese. Stiamo parlando di due macchine, noi le chiamiamo in macchine in gergo aeronautico completamente diverse: l'aeroplano con un'ala fissa, l'autogiro con l'ala rotante. Il vantaggio dell'autogiro è che può decollare ed atterrare in spazi molto brevi, gli aeroplani leggermente più lunghi. Non fate caso al mio decollo con il Revo, che il Revo è un insto take off. Guardate i video del mio canale dove decollo con l'autogiro, insomma, da solo in spazi strettissimi. Quello il Revo è unico e a parte, insomma, decollati in 4 metri. Tra l'altro noi abbiamo l'unico in Europa, quindi lo abbiamo noi in Italia. Certo. Adesso ci spostiamo magari nelle aule, vediamo un po' le strutture che avete come scuola di volo. Siamo con Luca Frattini, l'istruttore di volo qui alla fissa, giusto? Alla fissa, ma stiamo mettendo sui corsi anche per l'autogiro, che è una rotante. Quindi sarai anche istruttore per la rotante? Per ora non lo sono, Ok. non è da escludere che lo faccia in futuro. Molto bene, quindi parliamo per adesso di alla fissa. Ecco, qua abbiamo l'aula, come si svolgeranno i corsi, che cosa farete? Allora, come tutti i corsi, c'è una prima parte dove dobbiamo imparare a quello che dobbiamo fare. Quindi c'è una parte in aula, dopodiché si mischia parte in aula e volo, in modo tale da andare avanti. I corsi normalmente sono 3, basico, biposto e avanzato, e quindi questi sono i 3 che facciamo. Poi ce ne sono gli altri 4 autorizzati da Aeroclub Italia, che se servono fanno, ma un allievo che viene qui sono i 3 corsi da fare. Unito a questo c'è anche il corso di fonia, che non è un corso di volo, ma è un corso di, apprendimento di tutto ciò che sono gli spazi aerei, la regolamentazione e come si usa la radio quando siamo in volo. Che però è ovviamente obbligatorio per avere l'avanzato. Assolutamente sì, mio consiglio spassionato, io lo metterei quasi obbligatorio anche per il basico. Assolutamente. Perché per andare in giro, avere la radio e saperla usare non è mai sbagliato. Non è mai sbagliato. Assolutamente. Perfetto, più o meno ore di teoria. Allora, Mi dicevano che si fa anche qualcosa anche virtuale. Ecco, allora, noi lo facciamo anche, tra virgolette, le minime le facciamo in aula. Quelle che riusciamo a fare un pochino di più le facciamo anche a distanza usando Teams o piuttosto Zoom, e ovviamente se uno sta lavorando ed è dall'altra parte del mondo e sta seguendo la lezione, una piccola parte gliela facciamo fare lì. Bene,
Ti ringrazio molto, in bocca al lupo. Grazie. Allora Luca, io ho un'ultima domanda che è un po' quello che io sento nei vari forum quando si fanno le videoconferenze, anche magari con l'associazione piloti di classe, è che la gente vola sempre di meno. Sì, in effetti quando anche la domenica in radio non è che si senta tutte queste persone che volano e quindi sembra che il VDS sia un pochettino in sofferenza, quindi a livello di scuole di volo, a livello di aeroclub, a livello di tutti quanti dovremmo un po' fare qualcosa per incentivare il VDS e dire io nel mio piccolo magari c'ho il canale o magari facciamo l'articolo sul giornale, sì, o facciamo queste cose qua per invogliare, ma come si può invogliare i giovani soprattutto con macchine sempre più complicate e anche sempre più costose, insomma, quindi a venire a una scuola di volo e volare. Secondo me la cosa migliore è pubblicizzare, farsi conoscere. L'Aeroclub d'Italia in questo senso sta lavorando molto con i giovani, sta andando nelle scuole. Anche noi come scuola di volo andiamo nelle scuole come la Lindbergh Aviation Academy di Grassobio. Stiamo cercando di fare il possibile per sensibilizzare. Pensate che io sono cresciuto qui all'età di 16 anni, giravo qui con gli aeromodelli, ora ne ho 40 e sono riuscito ad acquistare la scuola. La mia è sempre stata una passione, però dovremmo avvicinare i giovani a questo ambiente, perché è un ambiente bellissimo, fatto di belle persone, di tante storie, di amicizia. Giusto, corretto, sottoscrivo, visto che io è da 20 anni che bazzico per i campi volo e quindi sottoscrivo sicuramente. Ultima domanda, ok, io ho preso il mio attestato e se non ho i soldi per comprare un aeroplano, che faccio? Se non hai soldi per comprare un aeroplano, a parte che c'è sempre l'opzione di comprare l'aereo in più soci, in società, però noi offriamo dei pacchetti ai tesserati, ai soci, e possono volare con il nostro istruttore. Ho capito, perfetto, quindi comunque non è che prendete l'attestato e lo mettete al chiodo, ma potete continuare a volare tranquillamente. Assolutamente, però c'è anche questa cosa da dire, che durante un corso per il VDS, per il volo di porto sportivo, si creano talmente tante amicizie che prima della fine del corso gli allievi quasi hanno già comprato l'aeroplano. Bene, quindi abbiamo bisogno di gente nuova, esatto, abbiamo bisogno di scuole nuove che facciano pubblicità. Abbiamo bisogno di andare in giro, di farsi conoscere. Noi, grazie alla partnership con Radio Bruno, stiamo lavorando molto su questo, stiamo cercando di avvicinare i giovani, abbiamo padri, figli, famiglie intere che vengono a fare il corso da noi, quindi siamo felicissimi, andiamo da tutte le parti e lo promuoviamo più che possiamo, perché è uno sport bellissimo. Assolutamente, sottoscrivo, è la cosa più bella del mondo poter decollare con il proprio aeroplano e proprio tutti i pensieri rimangono a terra. Esatto. E sei in una dimensione tutta tua che solamente provando si può capire. Raga, io ringrazio Luca per questa chiacchierata. Grazie a te. Per questo video è tutto, mi raccomando, come al solito like al video, iscrivetevi al canale e se volete fare un saluto agli amici qua di Cizzago, ci trovate ogni sabato, noi tutti i sabati siamo qui, siamo in tantissimi, ci trovate in aula, potete venire anche gratuitamente ad ascoltare le nostre lezioni e potete prenotare il vostro volo propedeutico al corso di volo. Molto bene, per questo video è tutto, mi raccomando like al video e iscrivetevi al canale e mettete like alla pagina della Aviosuperficie Santa Lucia e Scuola di Volo Vittoria Alata. Ciao! Ok, le pompe 1, 2, via. Ok.